Il ritorno dei pancake, signori e signori, oggi è il giorno. L'ultima volta ci siamo concentrati sui Pokémon, oggi voglio dedicare questa enorme colazione per lo studio ai personaggi degli anime più popolari del momento e per farlo ho qui un preparato per pancake diverso dall'altra volta, perché l'altra volta non erano così buoni quei pancake. Vediamo se stavolta riusciremo a ottenere un bel pasto. Abbiamo qui del latte fresco, ce lo mettiamo dentro fino alla piccola barra che sta qui sulla confezione, poi si scuote. Poi prendo un po' di preparato, lo verso nella boccetta, voilà. Aggiungiamo un po' di viola e di nero per fare il viola scuro. Ci tengo anche a specificare che questi pancake saranno fatti senza coloranti e senza conservanti, proprio come la gran parte dei prodotti che trovate al supermercato. Ragazzi, che dire, una vera fortuna che oggi io non sia andata in palestra, perché altrimenti queste cose non le avrei potute fare. Stiamo facendo due viola, uno è più chiaro, l'altro più scuro. Quel giorno decisi di andare a correre un po'. Poi ci serve il nero. Stiamo cercando di fare le linee sottili, che non c'era nel precedente video. In questo video voglio invece essere precisa. È il motivo per cui ho deciso di impazzire con questa boccetta piccolissima. Vogliamo, con i colori che abbiamo appena creato, provare il nostro primo soggetto della giornata? Sarà il frutto maledetto. Come si chiama? Il frutto del diavolo. Il frutto del diavolo. Accendiamo la piastra. Mamma mia, giotto proprio. Devo decisamente abbassare perché qui sennò si brucia tutto. È un frutto sul quale sono intervenute tante larve, ma è un buon segno che i frutti col baco sono più buoni. Non lo so, sono formati veramente tanti buchi. Forse l'ho cotto a temperatura troppo alta, però l'odore è buono, Io sono pronta a spadellarlo. E voilà, il numero 1 è fatto. Beh, lui è il nostro primo risultato della giornata. Si contraddistingue per essere davvero incomprensibile. Pieno di bolle. Credo che sia solo il primo di tanti risultati che ci stupiranno. Giusto, Kama? Sì, sarebbe figo fare un video con tutti i frutti del diavolo di One Piece. Hai proprio ragione, ma ne parleremo in un secondo momento. Passiamo a un personaggio estremamente contemporaneo. Lo lascio a voi capire chi sto disegnando. Fammi abbassare un pochino il calore. Madonna, questo è densissimo, sembra ketchup. Basta! Questa ribellione però! Cuoci nel tuo brodo, sciocco pancake gonfio! Mi sta venendo un eczema. Ma è incredibile! Era così brutto prima, cosa è successo? Non che sia bello, però stiamo migliorando la tecnica, bravi. Ha il mento a culo però. È un po' come me, è il mio tratto distintivo, l'ho inserito. Tu non hai il mento a culo. Come ti permetti? Non insinuare che non ho il mento a culo. Dai, poteva venire molto peggio. Lui è sicuramente più brutto di quanto mi aspettassi, ma a salvarlo c'è il fatto che ha un character design così riconoscibile che si capisce comunque che ha Alastor nonostante sia brutto, giusto? Sì, questo senza dire che cos'è, quante volte l'hai disegnato in vita tua? Ah, questo 7 miliardi penso. Sì? Alastor sembra strafattissimo. Effettivamente la memoria muscolare per fare Goku ce l'hai. Ma non è! Cosa? Un attimo di... me lo immaginavo più denso. Perché mi fai questo? Vabbè, è successo in un punto dove il danno è minimo. Questo suono tipo macchina che si spegne fa ridere. No! Bellissimo! I due colori della pelle sembrano essere venuti Sono bene. corretti secondo me. E il baffo che si è stancato mentre versavo. Naruto secondo me è uno dei primi risultati a essere venuti più o meno bene, perché la pelle è omogenea, il coprifronte è stato un fallimento totale, però la sufficienza se la può portare a casa, no? Potrebbe anche avere dei punti bonus per via del sapore che non sappiamo ancora, però avendo usato il cioccolato forse... E questo è quello che mi è venuto meglio per ora. A questo punto passiamo alla prossima cosa sulla quale ho esperienza. Arrampicata. Esatto, proprio lei. Bello, ci assomiglia un sacco a Volbit. Se non sapete la lore di Volbit dovete guardare il precedente video dei pancake. Come te la senti questa, Kama? Un po' smandibolato, con la bocca un po' stretta, però bene. Reduci da Alastor, questo è un po' che migliorare. Ogni volta mi dà messaggi contrastanti. Prima sembrava che a intensità bassa si cuocesse, poi adesso invece a intensità bassa non si sta cuocendo. Qualcuno per favore sia coerente qui!
Oh! Ma è bellissimo! È che il colore è fuoriuscito dai bordi. Gli occhietti sono piccolini, erano più grandi i suoi. Dai, spadelliamo Goku e andiamo a mangiare. Voilà. Goku piccolo ce l'ha un po' quella simpatia tipica dei disegni di Akira Toriyama, no? Gli hai solo rotto la testa, ma è venuto bene. In più punti, deve abituarsi a prendere delle batoste. Pausa pranzo? Yes. 3 days later. Ok, siamo tornati. Nel frattempo è passato il weekend, non ve l'avevamo detto, ma devo preparare un'altra boccetta di nero perché questa è rimasta fuori tutto il weekend. Cosa ha fatto? Ha fermentato all'interno, non lo so, non voglio usare questa perché poi dopo i pancake diventano immangiabili. Cos'è quella faccia? Vedendo questa roba qua mi è venuto spontaneo. Il segreto è fargli fare il filo. Hai masterato la tecnica. Sasageo, Sasageo. E che anime è Sasageo? Calma, no comment. La cosa bella è che sentivo un po' freddo. Cosa hai fatto? Ti stai bruciando da Mi sola? sono appoggiata. Non dovevo, ma l'ho fatto. No, le cose regolari non si possono fare con questo coso. Cos'è? Secondo me forse dovevi partire prima dal contorno. In questo caso non si può procedere nel modo più comodo. Ci sono delle cose che vanno sopra e hanno delle priorità. Oddio, è terribile. Questo giusto i colori lo salveranno, forse. Sì. Tra l'altro, novità, adesso Attack on Titan è diventato verde acqua. Infatti, che c'entra? Mi sai dare un'alternativa? Ma sì, è che la nostra palette è superiore. Vabbè dai, fa schifo ma poteva fare più schifo, Però è diventato tutto giallo. Si è cotto un pochino troppo. Oggi abbiamo un'opera dal valore inestimabile. Il grande stemma Sasageo. Appartiene al clan Sasageo da moltissime ere, fino ad arrivare a oggi. Abbiamo rifatto la brand identity del clan per renderla un po' più contemporanea. Certo. Prossimo, pancake. Yuji Itadori di Jujutsu Kaisen. Questo credo sia uno di quelli che verrà con i colori più fedeli. Speriamo solo per il bianco perché purtroppo l'ho dovuto mettere come uno dei primi e ho paura che si ingiallirà un po'. Oh no, questo non ci voleva. No, devi resistere. Libera! Libera! Cos'è sto schifo qua? Perché? Sembra uno di quei brufoli giganti. Bucalo. Sembra veramente quei video dei brufoli, che diventi così a fare... Sia un po' cottino, è un po' strabico. Yuji mi ha deluso per via della temperatura della piastra, che ha reso un occhio completamente marrone. Purtroppo aver usato il bianco troppo presto ha fatto sì che diventasse più scuro della pelle e anche del rosa dei capelli. Niente, lui è il mio fallimento della giornata. Si vede che è lunedì, però magari mi rifarò con il prossimo. Si è inglobato la carne. Quindi tu lo faresti bianco, Alastor? No, c'è uno rosa che hai 2000 kg di rosa qua. Sembra che stia piangendo sangue, niente di che. La regola su questi video è che c'è sempre un personaggio che devo fare almeno 2 volte per cercare di provare che posso farlo bene. L'ultima volta è stato Pikachu, adesso è Alastor. Che bello scoppiare tutte queste bolle, la mia nuova. Dai, un pochino meglio è venuto rispetto al primo. Quel verde, quello lì. Già. Ha un'aura potentissima. La danza della cottura. Se io facessi una cosa del genere, giocherei 4 ginocchi. Ma si è cotto male, se no era bello. Ci credo che prima siamo andati veloci, li abbiamo bruciati. Wow, stamattina stiamo andando velocissimi, guarda quanti ne stiamo facendo, tutti marroni. Bravi. Lo sentite? È stato il rumore del mio cuore che si è spezzato quando mi sono accorta che questo pancake non si è cotto e quindi piccolo avrà per tutta la sua vita questa serie di cicatrici e contusioni su tutta la sua testa. Ci avevo riposto tanti sogni e tante speranze, ma oggi tutto male va. Tutto male. Lo odio così tanto perché non si è cotto. Confermi che non si è cotto? Confermo, andrò in bagno tra 2 secondi. Facciamo un totorino, va. Voleva il rosa pelle, però quello l'abbiamo finito e questo è un po' più rosa, ma va bene, ma lo facciamo shiny. C'è questa parte rosa che mi fa venire una voglia di mangiarla, mangerei solo quella, perché è così soffice, sembra proprio mangiabile. Io ho paura che quei baffi si staccheranno. Sì, me ne sono resa conto subito dopo averli fatti. Attenzione, i baffi persistono, quasi tutti. No, si sono staccati i baffi. Vai, il rosa ci stava, è in palette.
Totoro. Ce lo siamo tenuti per ultimi perché innanzitutto è fatto col cioccolato, quindi buono. E in secondo luogo è un po' shiny perché abbiamo usato il rosa nonostante non dovessimo, ma nel girarlo, come avete visto, si sono persi un po' di baffi. A parte questi piccoli dettagli, io sono piuttosto soddisfatta. Passiamo a un nuovo protagonista. Questo viene direttamente da Demon Slayer. In questo caso è come se il colore non aderisse bene, quindi ogni volta che traccio la linea si ridivide in più punti cercando di usare l'attenzione superficiale, quindi speriamo bene. Ma fino a dove arriva? Quando erano Pokémon era ancora sopportabile il fatto che lo vedessi fare delle bolle, ma ora che hanno delle sembianze umane capisci che questa è la pelle, ha questa eruzione cutanea. Non è più tanto piacevole, vero? Sto perfezionando la tecnica. Gli occhi sono venuti bene, ci sta, simpatico. Ecco qua, lui è Tanjiro. Le sue caratteristiche principali sono avere tanti segni in faccia, avere il mento un po' più appuntito, un pochino troppo... Però dai, c'è di peggio. Tipo Alastor. Basta, poverino. A questo punto cambiamo anime, passiamo a My Hero Academia, puliamo un po' la piastra e passiamo anche qui a un altro personaggio con il quale potremo usare il verde. Avete capito di chi sto parlando? Disegnare con i pancake è come tornare a quando disegnavi e avevi 4 anni e non riesci a stare dentro ai bordi. Si presentano tutte le stesse difficoltà, identiche. La difficoltà principale è attendere senza distruggere il lavoro fatto, perché adesso io lo guardo e dico dai, sei pronto, sei pronto? Lui non è pronto, ma io continuo a insistere, dai, sei pronto? Uappa! È diventato un po' giallino, devo continuare a ricordarmi sta cosa, che il bianco lo devo usare per ultimo. Vai. Questo è il nostro impiattamento con Deku, anche conosciuto come decoupage. Non è venuto male, un po' bruciacchiato. Vabbè, i capelli sono un po' un fallimento, soprattutto qui, che queste erano 2 differenti ciocche, invece io le ho unite con un po' di verde. Anche qui il character design è così riconoscibile che si capisce lo stesso che è Deku, e quindi va bene. Secondo me questo qui è venuto bene, Il giallo e l'arancione ci ha regalato delle soddisfazioni con Naruto. È perché sono belli, sono molto saturi e quindi fa piacere guardarli. Oh. Ma quello che personaggio è? IQ. Ma non è biondo quello. C'ha i capelli arancioni. Vabbè, ho capito, ma magari questa qui è una cover dell'originale, l'abbiamo rifatta con la chitarra acustica. È IQ Super Saiyan. In questo caso il nostro caro Shoyo purtroppo ha avuto una decolorazione improvvisa dei capelli. Si dice no che ti vengono tutti i capelli bianchi, nel suo caso sono diventati biondi. Stiamo sbagliando i colori come anche facevamo poche ore fa, ma adesso almeno stiamo azzeccando un po' di più le proporzioni. È molto più carino anche di Naruto, quindi è una questione di continuare a farlo finché uno non ci prende la mano. Voilà, ecco qua i pancake finiti. Abbiamo una sfilza di personaggi degli anime, ma ciò che conta è che tutti questi sono stati cursati male. Ce ne sono 2 o 3 che mi piacciono tanto. Goku piccolo, non piccolo, ma Goku piccolo. Il protagonista di IQ, secondo me il più bello di tutti. Anche Deku, molto carino. Infatti questi sono stati gli ultimi che ho realizzato nel primo giorno di riprese. Sono quelli su cui ho dato di più perché avevo l'esperienza della giornata e la non stanchezza di oggi, che è lunedì ed è un pessimo giorno per fare qualsiasi cosa. Quali ti piacciono di più, Kama? Quello là di cui non mi ricordo più il nome. Tanjiro. Goku è venuto bene. Quel frutto del diavolo mi piace, è stato il primo ma mi piace. Ok, abbiamo qui con me un gruppo di assaggiatori altamente selezionato. Abbiamo appunto scelto le papille gustative più sensibili. Sono tutti molto belli, devo dire, perché ero rimasta a quelli dei Pokémon dell'altra volta, invece qua ci sono stati step up con addirittura dei volti. Mi confonde perché ci siano 2 Hazbin. Perché il primo è stato il primo che ho realizzato in tutto il video e l'ho reputato un mezzo fallimento. Questo voleva essere un riscatto, però non ha funzionato. Quelli più carini a me mi sembrano quelli di Dragon Ball. Non so perché uno c'ha un morsa, però Goku è venuto bene. Sì, infatti secondo me anche Goku è uno dei più belli. Lui nel mentre gli hanno schiarito i capelli è diventato biondo. I colpi di sole gli abbiamo fatto. Bene ragazzi, che dire, alcuni di questi pancake hanno 3 giorni. Sanno di scoprire quali. Esatto, siete pronti? Sì. Beh, il fatto che abbia un morso vuol dire che quello è commestibile. Beh, io l'ho mangiato e... Scusate un attimo. Croccante. Io gli mangio la faccia. No! Hai sbregato un occhio. Io voglio Alastor Cursed, il primo che hai fatto. Ho messo già un orecchio? Ma è una patatina. Ho avuto un momento in cui era acidissimo. Io vado in bagno. No. Facciamo un pancake cooperativo, ognuno di noi fa un pezzo. Bello.
Come verrà fuori? Wow! Congratulazioni. Io quando vedo che è uscito un nuovo video di Frafro. Grazie per aver visto il video, lasciate un commentino facendomi sapere qual è stato il vostro pancake preferito. Io vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!